Ciao ragazzi, in questo tutorial impariamo a risolvere sistemi non lineari riconducibili a sistemi lineari, cioè sistemi contenenti equazioni di primo grado, mediante opportune sostituzioni. Osservando questo primo esempio ci si accorge subito che le equazioni in esso presenti non sono lineari, sono addirittura equazioni fratte. Se però pensiamo di scrivere 15 fratto x come 15 per 1 fratto x, 3 fratto y come 3 per 1 fratto y, e analogamente qui nella seconda equazione 2 fratto x come 2 per 1 fratto x, mentre 1 fratto y si trova già nella forma desiderata, mediante due opportune sostituzioni, mostrate qui a destra, cioè 1 fratto x uguale a s e 1 fratto y uguale a t, riusciamo a ricondurre il sistema iniziale alla forma lineare, come mostrato qui nel passaggio successivo. Infatti 15 per 1 fratto x è diventato 15s, 3 per 1 fratto y è diventato 3t, e nella seconda equazione 2 per 1 fratto x è diventato 2s, ed infine 1 fratto y è stato sostituito con la lettera t. Risolvendo il sistema con uno qualsiasi dei metodi trattati, io qua ho utilizzato la sostituzione, riusciamo a determinare i valori di s e di t, che risultano rispettivamente 2 e meno 8. Possiamo ora calcolare anche i valori di x e di y mediante una nuova sostituzione. Siccome s vale 2, allora anche 1 su x, che è uguale a s, vale 2. E siccome t vale meno 8, anche 1 su y, che è uguale a t, vale meno 8. Ribaltando entrambi i termini a sinistra e a destra dell'uguale in entrambe le equazioni, otteniamo x uguale a 1 mezzo e y uguale a meno 1 ottavo. Infatti 1 fratto x è diventato x fratto 1, cioè x, e 2 fratto 1 è diventato 1 fratto 2, cioè 1 mezzo. Analogamente nella seconda equazione 1 su y è diventato y fratto 1, cioè y, e meno 8 fratto 1 è diventato meno 1 fratto 8, cioè 1 ottavo. Vediamo ora brevemente altre situazioni di questo tipo. In questo secondo esempio, la x è sempre presente sotto radice e lo stesso vale per la y. Dunque con la sostituzione radice di x uguale a s e radice di y uguale a t, il sistema può essere ricondotto alla forma lineare s più t uguale a 5 e 5s meno 2t uguale a 4. Risolvendo il sistema con uno qualsiasi dei metodi trattati si arriva alla soluzione s uguale a 2, t uguale a 3. È ora il momento di determinare i valori di x e di y. Risostituendo al posto della s la radice di x e al posto di t la radice di y, otteniamo queste due equazioni. Per ottenere il valore della x, eleviamo entrambi i membri della prima equazione al quadrato, e dunque otteniamo radice di x al quadrato fa x, e 2 al quadrato fa 4, dunque x è uguale a 4. Infine, per ottenere il valore della y, eleviamo entrambi i membri della seconda equazione al quadrato, ottenendo radice di y al quadrato y, e 3 al quadrato 9. Dunque y è uguale a 9 e la coppia di valori soluzione del sistema è x uguale a 4, y uguale a 9. Procediamo ora in maniera più spedita. In questo nuovo esempio, la x è sempre sotto radice cubica, mentre la y è sempre sotto radice quadrata. Possiamo dunque sostituire la radice cubica di x con la lettera s e la radice quadrata di y con la lettera t. Otteniamo di nuovo un sistema lineare che, risolto con uno qualsiasi dei metodi trattati, fornisce le soluzioni s uguale a 4, t uguale a 7. Risostituendo la radice cubica di x al posto della s e la radice quadrata di y al posto della t, otteniamo le due equazioni radice cubica di x uguale a 4 e radice quadrata di y uguale a 7. Per risolvere la prima equazione eleviamo entrambi i membri al cubo, e dunque radice cubica di x al cubo
fa x e 4 alla terza fa 64. Dunque x è uguale a 64. Nella seconda equazione, invece, eleviamo al quadrato entrambi i membri, ottenendo a sinistra dell'uguale y e a destra dell'uguale 7 alla seconda, 49. La coppia di valori soluzione del nostro sistema è dunque x uguale a 64, y uguale a 49. Vediamo infine un ultimo esempio in cui la x è presente all'interno di un'espressione matematica, per la precisione un quadrato di binomio, mentre la y è sotto radice quadrata. Sostituiamo dunque il quadrato di binomio x-1 al quadrato con la lettera s e la radice di y con la lettera t. Dopo la sostituzione ci troviamo di nuovo ad avere un sistema lineare che, risolto con uno dei metodi trattati, fornisce le soluzioni s uguale a 1 e t uguale a 3. Dunque, risostituendo, abbiamo che x-1 al quadrato vale 1 e la radice di y vale 3. Risolviamo la prima equazione estraendo la radice quadrata da entrambi i membri. A sinistra risulta x-1, poiché la radice quadrata annulla il quadrato, mentre a destra dell'uguale la radice di 1 è più oppure meno 1, poiché anche meno 1 elevato al quadrato fornisce 1. Nella seconda equazione, come già fatto negli esempi precedenti, eleviamo al quadrato entrambi i membri, ottenendo y uguale a 9. Siccome la prima equazione fornisce due risultati, anche il nostro sistema fornisce due coppie di soluzioni. Infatti, con il più qui a destra abbiamo che x vale più 1, cioè più 2, e la y vale 9. Mentre con il meno qui a destra, la x vale più 1, perché si sposta a destra, meno 1, e quindi 1 meno 1 vale 0, mentre la y vale sempre 9. Dunque, le due coppie di soluzioni sono x uguale a 2, y uguale a 9, e x uguale a 0, y uguale a 9. Prima di concludere, voglio osservare che spesso capitano casi analoghi a questi trattati. È dunque sufficiente osservare con attenzione le equazioni del sistema e vedere se si possono operare delle sostituzioni in modo da trasformare sistemi complessi in sistemi lineari. Una volta trovate le soluzioni, mediante una risostituzione, si riescono così a determinare i valori delle incognite iniziali. Con questo abbiamo concluso. Nei prossimi video di questa playlist risolveremo problemi di vario tipo facendo uso di equazioni e sistemi lineari. Vi aspetto! Ciao!